Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la ruota della fortuna, ragazzi, e il matto. Wow, nuovi inizi, cambi, progetti mi viene anche da dire. È un momento fortunatissimo. Ruota della fortuna. E potrebbero anche essere delle vincite al gioco, eh? Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi oroscopi tra di loro ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. Mi raccomando, solo WhatsApp, non mi telefonate per piacere. E sempre nella descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere. Ok, partiamo con un'imperatrice, un 3 di bastoni. Tre di spade. Scusate, continuo a vederlo storto e la mia buona dose di TOC mi dice di metterlo dritto. 8 di coppe, 10 di spade, 10 di coppe, cavaliere di coppe e eremita. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, le spieghiamo e cerchiamo di capire qual è l'energia generale del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. E dopodiché andremo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da quest'imperatrice. Anche il 3 di bastoni è una carta di creazione, esattamente come l'imperatrice. I 3 di solito sono numeri di espansione. E anche, guardate, è uscito pure il sole. Sembra quasi che facciate fatica ad espandervi. Potrebbe esserci una difficoltà a concretizzare cose all'inizio di luglio. Due di spade. Potrebbero essere dei dubbi su un tema specifico che vi fanno, diciamo, rallentare il passo o che non vi fanno crescere come voi vorreste. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Luna. Anche qui dubbi, paure, potrebbero essere proiezioni. 9 di bastoni mi ricalca la paura. È come se se vi sentissi sottotono all'inizio del mese. Fa anche caldo, ragazzi. Andiamo a vedere il 3 di spade.
mondo e 7 di coppe. Allora, per qualcuno potrebbe essere riferito ad un trasferimento o ad un viaggio, e magari potreste non aver voglia, o se fosse un posto nuovo potrebbe essere qualcosa che vi spaventa perché è come non sapere come andrà, l'ignoto, diciamo così. Vi dico il viaggio perché qui vedo il mondo, ma qui c'è l'otto di coppe, effettivamente. Andiamo a vederlo, l'otto di coppe. Due di coppe e fante di pentacoli. Sento, ragazzi, che è come se qualcuno non stesse bene lì dov'è e avesse voglia di andare oltre. Siccome qua abbiamo diversi 10, qui c'è la ruota della fortuna che è un 10 e qui c'è anche un matto che è una carta di nuovi inizi con 2 carte di viaggio in mezzo, io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe decidere di allontanarsi da una determinata situazione sulla quale ci sono dubbi per andare a cercare qualche cosa di meglio, per andare a cercare un momento di vita migliore, per aprirsi altre possibilità. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo la temperanza e il 9 di coppe. Qualche cosa si chiude. Tenete presente che la temperanza al contrario indica la necessità di guarire qualcosa. Secondo me sono paure o proiezioni mentali, visto che abbiamo 2 carte di proiezione. Mi confermano un attimino questo essere sottotono, questo non aver voglia, questo essere bloccati, se vogliamo, anche un pochettino dai dubbi, ma fortunatamente il 10 di spade è una carta di fine sofferenza. Quindi è come se nel mese di luglio ci si avvicinasse a questa fine per dare poi il passo a un nuovo inizio. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Guardate come si è fermata. Regina di pentacoli e 3 di pentacoli. È come se si andasse verso qualche cosa di nuovo, verso un nuovo gruppo, verso una nuova, anche umanità, mi viene da dire. Ci sono dei progetti con questo 3 di pentacoli o potrebbero proprio essere delle collaborazioni. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 3 di spade nuovamente, come interessante che siano sulla stessa linea. E 6 di pentacoli. C'è aria di accordi in vista, ragazzi. Andiamo a vedere l'eremita. Guardate, sento che inizierà qualcosa di nuovo, proprio perché non contenti di dove siete, tenderete ad andare da un'altra parte. L'eremita è spiegato da un 10 di denari, un altro 10 e da un 10 di spade. No, non ci credo. Troverete la via. Ragazzi, con la carta dell'eremita avete tutta la sapienza, l'esperienza, la saggezza e le conoscenze necessarie per arrivare a questo bellissimo 10 di denari che mi rappresenta la famiglia unita. Può essere una famiglia anche lavorativa, chiaramente un gruppo corporativo, cose di questo genere. Ed essendo comunque un eremita, ricordiamoci che è un maestro. Quindi non escludo che insomma potreste diventare una guida per qualcuno. E di nuovo c'è questo 10 di spade che mi dice la sofferenza è finita. È come se si girasse pagina. Vi ricordo che anche qui avete ruota della fortuna e matto. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se
è come vi ho anticipato, cioè magari siete in un lavoro dove sì, ci state, ci state, però non è proprio il massimo dell'aspirazione, magari vorreste qualche cosa di più, o magari vi state perfino annoiando perché è sempre il solito lavoro. Qui è come se ci fosse l'esigenza, il bisogno di cambiare e anche relativamente la paura di creare qualche cosa, di cambiare, di creare una nuova realtà, mi viene da dire. Però oserete andare oltre, oserete cercare nuovi accordi, nuovi compromessi. È come se iniziaste a cercare qualche cosa che magari non avete mai fatto. Vi dico, le cose si smuovono molto anche, secondo me, ma dovete prima aprirvi queste possibilità. Se rimanete, per esempio, nella vostra zona geografica, perché vi faccio un esempio come un altro, perché magari non avete la patente e quindi non potete spostarvi in modo agile, mettiamola così, questo effettivamente limita. Ora, non dico che dobbiate prendere la patente, però ci sono anche le macchine senza patente, ci sono i treni, ci sono i pullman, ci sono come si chiamano, le biciclette elettriche adesso, quindi mezzi per spostarvi, se uno vuole, li trova. E questo potrebbe effettivamente aprirvi il raggio d'azione e iniziare a sperimentare nuove realtà. Adesso quello era un esempio come un altro, eh. Però potrebbe valere la stessa cosa del tipo se siete appassionati di, non lo so, fiori e non osate andare a chiedere da un fioraio perché magari vi manca, non avete fatto l'agraria, piuttosto che non sapete i nomi in latino dei fiori o cose per lo stile. Non vi fate condizionare da queste cose. Primo perché al giorno d'oggi c'è Google, basta un attimino, c'è proprio un'applicazione, fate la foto e vi dice che pianta è, quindi i limiti lì non ci sono. Più che altro è osare, perché qui ci sono veramente i presupposti per andare oltre. E vi dicevo anche prima, con il mondo e la carta dell'otto di coppe c'è questo spostamento fisico da dover effettuare per far sì di trovare la vostra nuova realtà lavorativa. Sicuramente con la ruota della fortuna arriva un'opportunità da cogliere al volo, ma vi devo dire che per adesso non vedo contratti. Possono essere accordi, preaccordi, se sono contrattualizzati, cioè regolarizzati, potrebbe essere un contratto magari mensile piuttosto che a tempo determinato, insomma. Però diciamo che nel lungo periodo per adesso ancora no, magari si aspetta che l'estate finisca e se ne parla poi a settembre. Per chi è occupato, quindi per chi è dipendente, allora anche per voi devo dire che cambia la realtà, soprattutto se è un lavoro rutinario, ripetitivo, dove non riuscite a crescere, dove non riuscite a cambiare di mansione, di, di esperienza, mi viene da dire. Cioè, sento come una sorta di noia all'inizio del mese. E se picchierete i tasti giusti, secondo me arriverete a questo 10 di pentacoli anche voi. È come se fosse una nuova famiglia. Quindi è facile che magari qualcuno possa cambiare lavoro. Se non volete cambiare lavoro perché il vostro lavoro vi affascina, perché è vicino a casa per X motivi, però comunque vi annoia, però non vi permette di crescere, credo che cambiando la persona di riferimento potreste in qualche modo rimanere in azienda ma farvi magari spostare di reparto. Cioè, sento che comunque degli accordi per un qualche cosa di nuovo arrivano. Potreste iniziare ad occuparvi, magari rimanere in quell'azienda e occuparvi come si chiama, del franchising, quindi iniziare a viaggiare, potreste iniziare ad affiancare i rappresentanti piuttosto che... È come se diventasse una cosa più dinamica questo lavoro, ok? E sento che effettivamente, avendo l'eremita alla fine, sapete il fatto vostro, saprete come gestirvi.
Per quello che riguarda gli autonomi, io credo che troverete qualche cliente importante, potrebbe essere all'estero, ragazzi, che vi risolleverà un paio di costole, non perché veda che vada male, però diciamo che aumenterà il livello di benessere della vostra azienda, qualunque esso sia, della vostra ditta, insomma. Però potrebbe essere necessario, siccome vedo che è un cliente piuttosto grandino e la giornata è fatta di 24 ore, potrebbe essere necessario dover abbandonare determinati clienti che magari non fanno tanto fatturato, piuttosto che clienti problematici, cioè è come se ci fosse anche qui da marcare un prima e un dopo, da segnare un prima e un dopo, no? Però è come se luglio fosse un buonissimo periodo per incontrare clienti e fare degli accordi, per iniziare il lavoro magari verso ottobre, settembre-ottobre. Ehm, Parliamo di soldi. Allora, devo dire che non andrà male il mese, anzi, avete anche la ruota della fortuna là, quindi potrebbero esserci dei soldi inaspettati che arrivano. Se non sono soldi, potrebbero essere come attrezzature, regali, prodotti, cose fisiche, materiali che qualcuno ha pagato, che quindi qualcuno ha speso dei soldi effettivamente e potrebbero come regalarvele perché magari non le usano più, o prestarvele anche. Insomma, sento che sarà un mese pieno di piccoli regali della vita. Magari poi per qualcuno con la ruota della fortuna arrivano anche quelli grandi, però ci sono anche una serie di possibilità che si aprono e sta a voi coglierle al meglio fondamentalmente. Se vi dovessero proporre delle collaborazioni dove c'è da investire, allora, io adesso ve lo dico, però prima di muovere soldi o di investire tutti i vostri risparmi, sentite un consulente finanziario, ragazzi. Però, da come vedo le carte, qualsiasi progetto di investimento sia, darà buoni frutti. Per quello che riguarda la famiglia, famiglia di sangue, famiglia d'anime. Allora, qui ci potrebbe essere effettivamente qualche tema che ritorna a galla, che può essere non sia completamente risolto. Ehm, E quindi è come se nel mese di luglio doveste non vi potete permettere di battere la fiacca, insomma, è come se ci fossero tante cose da seguire, tante cose da organizzare, tante cose da fare, proprio per seguire tutte le persone che vi sono vicino. Ehm, per quello che riguarda figli e barra o progetti, devo dire che anche questo settore, diciamo che il settore pratico è quello meglio, più favorito. Vi dicevo, se avete progetti o se volete concretizzare progetti che magari avete sempre solo pensato fino a qui, magari tutta questa paura è legata al ci provo o non ci provo, beh, anche qua vi dico ragazzi che secondo me inizierete a fare qualcosa di concreto per materializzare questo progetto. Che sia un viaggio, che sia l'aprire, non lo so, un negozio, che sia aprire un ristorante, che sia un bambino, che sia un percorso di studi, cioè quello che è, sento che troverete come dei ganci importanti, è come se faceste delle conoscenze che vi aiuteranno nello sviluppo di questo vostro progetto o vi aiuteranno ad iniziare fisicamente questo progetto. Comunque qua dei doni arrivano nel mese, ragazzi.
Doni possono essere anche gli aiuti, fisici, come vi dicevo prima, vi prestano un attrezzo, vi danno una dritta, magari c'è una persona che è appassionata di computer, vi fa la pagina web, per dire. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, non andrà male. Sento solo questa fiacca, questa voglia di crescita. È un po' come se l'energia a inizio mese fosse un po' stagnante, un po' ferma, un po' sottotono, però direi che dopo le cose si smuovono ben bene. Anche qui vi faranno delle offerte, vi faranno delle proposte. Secondo me vi conviene accettarle, soprattutto se sono cose che parlano di bambini. Quindi se c'è un tema, non lo so, vi invitano, visto che vi piacciono i fiori, l'esempio che ho fatto prima, a fare un laboratorio nelle scuole o nel centro estivo dove si prepara un mazzo di fiori per la mamma o per il papà anche, perché no? Per esempio, cioè sento come se effettivamente riusciste ad aprirvi delle strade nuove. Arrivano un sacco di possibilità, sta a voi coglierle. Tenete presente che finiamo con l'eremita, che è la carta del maestro, è un numero 9, la carta dell'iniziazione. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche charms, qualche ciondolo, vediamo che cosa possiamo aggiungere. Ok, allora qui una colomba con una lettera, mi piace pensare che è una colomba per il segno di pace, no? Poi abbiamo un'ancora qua, poi abbiamo due cigni, una farfalla, questa carrozzina, un pescetto, una sirena, una borsetta e un albero. Allora, guardate, a me piace lasciarli dove sono caduti, proprio perché li collego con le carte che ci sono sotto, no? Ed è interessante come questa colomba, che è un uccello che vola e si sposta, gli uccelli migrano, sia caduta sopra l'otto di coppe, che è una persona che parte per un viaggio, parte per trovare la coppa mancante, ok? Qui c'è un 8 di coppe, ma in realtà le coppe qua sono 3, 6, 8. Ah no, qua ne hanno disegnate 8. Nel mazzo originale sono 7 le coppe. Come se mancasse una coppa e questa persona va a parte per cercare la coppa mancante. Mi viene anche da dire, visto che qua c'è un 2 di coppe, che potreste cercare di riconciliarvi con qualcuno. Per quello che riguarda l'ancora, l'ancora è un qualche cosa che vi tiene legati, che vi tiene fermi, che tiene ferma una barca, no? Mentre qui abbiamo un 10 di spade. È come se doveste, per certi versi mi viene da dirvi buttare al mare tutta quella che è la sofferenza passata, e qui la vediamo perché c'è un 3 di spade. Dall'altro canto è come se vi dicessero: trova un porto sicuro. Non importa quello che succeda, però quando siete in questo porto vi dovete sentire sicuri, che può essere un posto, un lavoro, una persona. Arriviamo a questa culla, che in realtà è un passeggino vecchio stile, perché ha le ruote. E casca, casca sopra 10 di coppe, ok? Che è proprio la carta della felicità, dell'unione, anche del ritrovamento dell'anima gemella. Adesso in questo mazzo non si vede perché sono mazzi rivisitati, però si capisce meglio poi nel mazzo di Rider-Waite, fateci caso, andate a vedere l'illustrazione se avete i tarocchi. Comunque, qualcosa sta per nascere, e qui di nuovo abbiamo anche il matto. Fatemi un attimo vedere se possono esserci
1, 2, 3, 4, 5. E ragazzi, non vi nego, ma ci arriveremo poi dopo, che sì, c'è qualche nuovo progetto che nasce, ma potrebbe anche essere un bambino, eh? Come vi dico prima, le due parole si interscambiano. Arriviamo a questa farfalla, l'albero, la sirena e i cigni, che sono caduti tutti in questa zona. La sirena forse è girata a faccia in giù, ecco. Dunque, farfalla e albero sono caduti sul sole, mi parla di natura, anche l'imperatrice in realtà, e ci sono anche i cigni qua che mi parlano di amore. Io ho come l'idea che dobbiate trasformare, se avete i dubbi, questi dubbi in un vostro punto di forza. L'albero mi dice che c'è bisogno di radicare, c'è bisogno di mettere radici, un po' come l'ancora, trovate un punto fermo, trovate qualche cosa che vi dia stabilità e che vi permetta di farvi crescere. Probabilmente in questo periodo siete in fase di trasformazione e per quello che non riuscite tanto ad espandervi, è un po' come se foste più dedicati alla sopravvivenza che non all'espansione. Però guardate, vi dico, le cose poi cambieranno, cioè è come se vi allontanaste in qualche modo da questa sofferenza, da queste paure, da queste proiezioni. La luna mi parla anche di nostalgia, potrebbero essere i dubbi e piano piano troverete la vostra verità. Vi ricordo che l'eremita va alla ricerca della propria verità con la lanterna. Ok, andiamo a vedere un koan zen, vediamo che messaggio buddista, o meglio zen, mi vogliono dare. L'onda e il mare sono uno. Sapete come si chiama? Il domino. Il domino è un gioco che si può usare anche per, diciamo, da mettere in piedi uno dietro l'altro. I cinesi lo fanno con le carte e poi quando si dà un colpo al primo automaticamente fa cadere tutti gli altri, infatti si chiama effetto domino. E anche se vi sentite solo un'onda, in realtà fate parte del uno, dell'universo, cioè siamo tutti legati l'uno con gli uni con gli altri. Anche se non ce ne rendiamo conto, anche se magari non lo sappiamo, non vediamo qual è il disegno più grande, però ogni volta che voi conoscete qualcuno o anche semplicemente quando interagite con il cameriere del bar che vi serve il caffè in una città diversa da quella dove siete di solito e vi permettete di fare un sorriso o di dare una vostra perla di saggezza, avete comunque toccato quella persona, il cammino di quella persona ha incrociato il vostro, quindi in qualche modo lo avete toccato. Tutti siamo importanti per tutti. Andiamo a vedere una fatina. Comunque ragazzi è un mese strepitoso, vi cambierà proprio il panorama. È come se diventasti più sicuri di voi stessi. Vi sentiste parte di un gruppo. Qui abbiamo dono e la fatina ha le mani illuminate, come se avesse dell'energia, della luce nelle mani. Mi viene da dire sfruttate questo dono, soprattutto se siete reichisti. E poi abbiamo sostegno. Guardate, qua abbiamo un signore con la barba e un vestito blu e qui abbiamo un signore con la barba e un vestito blu. Potreste diventare il sostegno per qualcuno e mi viene da dire con il 10 di pentacoli qui la famiglia, il gruppo lavorativo, potrebbe anche essere, se per esempio non avete più nessuno in vita, potrebbe essere il vostro gruppo di coinquilini, cioè non coinquilini, di vicini di casa. Cioè a me viene proprio questa cosa che sarete importanti per un gruppo, ok? Va bene, amici della bilancia,
Questo è quello che avevo per voi. Ah, scusate, forse nei charms non ho detto il pescetto e la borsetta. Allora, il pesce mi ricorda sempre l'eremita perché non parla e l'eremita è rivolto verso dentro e la borsetta, riprendiamo un po' il tema viaggio, no? Potrebbe anche essere una valigia, insomma una borsa dove si trasportano cose. Va bene, scusate, mi è venuto un attimo questo pensiero. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Però lo stesso lavoro io lo faccio anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente non è lo stesso lavoro fatto a tu per tu, è diverso, è più profondo, è più specifico, quello fatto personalmente, però se per caso avete poco tempo, se possono essere X i motivi, avete la possibilità di fare lo stesso lavoro nella sezione degli abbonati. Tenete presente che ci sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero, in ordine progressivo. Potreste anche non vedere il tasto abbonati, quello dipende dal fatto che avete un iPhone, quindi vi consiglio di iscrivervi o dal telefonino di un amico o di un'amica piuttosto che di accedere da un computer. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!